Ciao a tutti amici lettori, bentrovati con un nuovo video. Oggi volevo registrare questo video da un'idea di Claudio di Librarsi, un simpatico book tag che ha creato lui. Vi lascio qui sotto anche il video del collezionista di libri perché mi ha citato nel suo video. Se volete provare a farlo, poi vi lascio anche le tracce qui sotto come sempre. Bene, numero uno. Un buon fumetto può valere un buon libro? Sì, anche se io non leggo fumetti al momento, ho letto per molti anni Topolino, Paperino, eccetera, mi piacevano molto. Comunque se è fatto bene può essere un po', diciamo, un libro con le figure. Numero 2, qual è il luogo dove ami di più leggere? A casa mia, perché avevo provato a leggere anche in giro, anche al mare, in montagna, sui mezzi pubblici, ma sei sempre disturbato, cioè stai leggendo, c'è sempre qualcuno che si siede di fianco e comincia a parlare come se tu non stessi leggendo, la gente non ha rispetto. Quelli che non hanno l'abitudine di leggere non hanno rispetto di quelli che amano leggere perché evidentemente pensano che leggere sia una perdita di tempo, che puoi metterti lì a chiacchierare, interrompere, eccetera, e quindi alla fine preferisco leggere a casa. Quando leggo al mare o in montagna poi ho dovuto chiudermi in camera per riuscire a leggere in pace perché è impossibile. E vabbè. Numero 3, qual è il libro più strano che hai letto? A me è venuto in mente Guida galattica per autostoppisti, se non altro l'idea è originale e strana perché come fanno a esserci gli autostoppisti nella galassia? Non ha molto senso, ma essendo un libro di fantascienza chiaramente non deve avere un senso logico, però in effetti è originale come libro. Numero 4, qual è lo scrittore che secondo te scrive meglio di tutti? Mi sono venuti in mente diversi nomi anche qui. Se parliamo proprio di stile di scrittura, non di contenuti, comunque direi la Jursenar, ma anche Pasolini o Pirandello. Numero 5. Qual è la citazione che usi più spesso? Se vuoi vivere bene, prendi il mondo come viene. Non so chi l'ha detto, non l'ho preso da un libro, ma mi sembra il modo migliore per prendere le cose. È inutile perdere tempo dietro a cose o situazioni che non possiamo cambiare, al limite possiamo evitare di trovarci in certe situazioni. Il tempo che ci è dato è limitato e quindi concentriamoci su quello che ci fa stare bene. Numero 5, no, numero 6. Qual è il libro dal titolo più bello? L'arte di essere felice e di vivere a lungo di Seneca. Come dicevo prima, la cosa più bella è cercare di essere felice. Secondo me è l'unico scopo importante nella vita, fare quello che ci rende felice e cercare di vivere bene. Tutto qua. Poi, numero 7, quale libro ti ha spezzato dentro? Anche qui ce n'è più di uno. Mi viene in mente Furore di Steinbeck. Ho già parlato ampiamente di questo libro, vi lascio il video qui sotto. Comunque parla di una famiglia che perde tutto durante la Grande Depressione, la crisi del 29 e insieme a un'intera generazione, milioni di persone si ritrova letteralmente alla fame, più che altro perché non si vede una soluzione, non si vede un futuro. Cioè, questi sono disperati, però alla fine rimangono così. Ecco. Numero 8, un libro letto per la scuola che hai amato. In generale non mi piacevano, i libri che mi dava la scuola erano noiosi, ma mi hanno dato da leggere il Fu Mattia Pascal di Pirandello, che mi ha fatto scoprire questo autore, da allora ho preso tutti i suoi libri e tra l'altro l'ho riletto di recente, è un autore che mi piace moltissimo. Numero 9, leggi ancora quando vai in bagno o usi il cellulare? Nessuno dei due, non ho questa abitudine. Numero 10. Quando l'hai letto non ci potevi credere, parlava proprio di te. Questo è un libro che io ho letto moltissimi anni fa su selezione del Reader's Digest. Non ne ho mai parlato perché non ricordo il nome dell'autrice. Il titolo era La sorella di mezzo. Era un romanzone americano che parlava di una situazione familiare, ironico, divertente, dove c'era questa ragazzina che aveva una sorella maggiore, una sorella minore, e lei era quella di mezzo. Anche io sono una sorella di mezzo, però io ho una sorella più grande e un fratello più piccolo. E praticamente, essendo quella di mezzo, non era mai né carne né pesce. Non era responsabilizzata perché doveva seguire quello che diceva la sorella più grande, doveva fare quello che diceva lei. Quando c'era qualche discussione con quella più piccola, non era mai colpa di sua sorella perché poverina è più piccola, quindi era sempre colpa sua. E alla fine si ritrovava sempre in mezzo.
Era un libro che mi ricordava un po' la mia vita, insomma. Chi è sorella di mezzo, fratello di mezzo, capisce cosa voglio dire. Comunque, no, ma stiamo scherzando. Parlando di quale autore non riesce a essere obiettivo, qui su questa traccia non mi viene in mente nessuno, cerco sempre di essere oggettiva. Bene, amici, abbiamo finito per oggi. Casomai fatemi sapere qui sotto le vostre risposte. Grazie per la visione, al prossimo video, a presto. Ciao.